tempo, perché ci hai dedicato questo tempo? Quando la sera vai a letto, in quanto tempo ti addormenti? 5 minuti. Mi ci vogliono minimo 3 ore. E questa è stata un'occasione per sfogare un po', per raccontare qualcosa a Dio, per far sentire un po' la mia voce. Qui invece stiamo entrando nella Maddalena. Qui è dove la maggior parte dei traffici, droga, abbigliamento falso, fumo. Superato il castello, cominciano i quartieri spagnoli. Stanno altre famiglie. Capisci? Ogni zona non è che uno dice la camorra, tu pensi che la camorra è tutta una cosa, no. Capisci come funziona? Non puoi mai capire. In ogni vicolo comanda una famiglia. Qui stiamo parlando che si sparano vicolo a vicolo. Cioè il vicolo qua ci sto io, il vicolo a fianco ci stai tu. E magari se ci incontriamo per strada ci spariamo così. Famiglia e famiglia. La mia famiglia comanda Napoli da 100 anni. È il gruppo criminale più vecchio di Napoli. Hai sangue sulle mani? C'è. Molto? C'è. Posso dirti cosa, ma c'è. Tanto sangue. Perché se tu uccidi a me, io uccido a te. Se vai a vedere, se vai a fare il calcolo, ci sono stati più morti a Napoli che in una guerra. Tu ti consideri in guerra? Sì, questa è una guerra quotidiana, giornaliera. Il business della droga, il business del gioco d'azzardo, il business della prostituzione è troppo grande. Ci sono troppi soldi. Le organizzazioni criminali hanno un solo scopo, fare soldi, business, argent come dite in Francia. Qui in Italia noi abbiamo il fenomeno della camorra, della mafia, ma noi ci dobbiamo porre un problema, chiamiamoli le baby gang. C'è ringiovanimento perché c'è una repressione costante da parte della magistratura, delle forze dell'ordine. In pochi anni si sono arrestati centinaia e centinaia di affiliati alla camorra. Il famigerato boss napoletano catturato, il suo nome era in cima alla lista dei ricercati di camorra. 44 persone ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso. Era il secondo nella lista dei 30 latitanti più pericolosi. Si entra in carcere e fuori c'è la sostituzione e l'esercito di riserva della criminalità organizzata. A Napoli è incalcolabile, sono migliaia. Migliaia? Migliaia, sì. Io ti parlo del centro storico, sono una quindicina di clan. No, scendiamocene verso giù, dai. Vediamo se accappiamo qualcuno. Così sono, noi li chiamiamo cani sciolti, perché non hanno un padrone, un vero padrone. Li chiamiamo i boss, per l'età che hanno. Il problema è che ne escono sempre altri. Stanno cominciando a mettersi quelli di 11, 12. Ma un ragazzo che ha 11 anni, che dovrebbe stare a giocare a pallone, cioè che ci fa con una pistola in mano? Che ci fa con una tirata di cocaina? Come ti chiami? Luca. Vado a Napoli? Quando? 9 maggio 2013. Cioè, per loro il primo obiettivo è avere la pistola, perché se io litigo con te, tengo la pistola, mi ti spara. Io frate come se stai giù a secondo gli anni. 3 giorni è durato. 3 giorni, 1 e 3. Lo ha fatto tutto. Viaggiano con le pistole, si sparano con bambini, si sparano le donne.
Oggi abbiamo questi giovani ventenni che hanno la morte nel cuore. Adesso c'è il problema delle baby gang, situazioni molto critiche. 4 persone ritenute responsabili a vario Vedi gli adolescenti che si fanno il selfie con una pistola. Tante cose, a volte anche minacce, arrivano in codice sui social da parte dei minori. Questo ringiovanimento della criminalità, che ne pensa? Purtroppo è cambiato. Ormai c'è una criminalità giovanile. Che quando sparano con la pistola, ok, finita, è stata una stisi. Perché tu li riconosci? Eh sì, perché il suono è secco. Che anni ascoltano adesso? Adesso 9x21, Glock, qualcuno c'ha anche Kalashnikov, qualcuno c'ha Uzi, mitragliette, Io ho mutico che c'ho Uzi. La stesa in particolare marcare il tuo territorio, dire io sono qua. Cioè tu non vieni a casa mia per venire a comandare, perché io vengo fino a casa tua e non ti faccio scendere più da sopra, capisci? Vengo fino a sotto casa tua a spararti. Si organizza facilmente, ragazzi, prendete, uno prende una pistola, uno prende un mitra, uno prende un'altra pistola, ci si mette sui motorini, 2 o 3 motorini e si fa la stesa. È una frazione di secondi, dura giusto 5 minuti, è una cosa che non dura niente. Tempo di arrivare, sparare e ritornare al posto dove si è partiti. Il messaggio è quello qua, io sto qua, tu non vieni a casa mia e se ti trovo per strada i tuoi figli non avranno più un padre a capotavola. I proiettili calibro 9,19, l'episodio corrisponde alla 47esima stesa dall'inizio dell'anno a Napoli. Spesso capita che le stese fanno anche delle vittime innocenti. Quando invece c'è qualcuno che è inesperto e spara da lontano, la pistola e il proiettile non sai dove può andare. E magari colpisce un palo della luce, colpisce una palottola vagante, colpisce persone, come è successo a tante persone. Tanti giovani sono adolescenti a metà, vogliono tutto e subito, non hanno codici, molti di loro si imbastiscono, si prendono le pasticche, si drogano prima di commettere un reato. Stese significa che sparano all'impazzata e costringono le persone a stendersi, ad abbassarsi. E poi aumentano in Campania anche, purtroppo, questi giovani che sparano nelle piazze, che mentre prima la malavita aveva il killer, uccideva solo quella persona, adesso è cambiata talmente la mentalità che si spara all'impazzata, colpendo anche gli innocenti. Negli ultimi anni ci sono stati 478 morti di vittime innocenti. 478. C'era una signora seduta al tavolo con la bambina, a un tratto uno è venuto e ha incominciato a sparare su un'altra persona, alla fine poi ha colpito sia la nonna che la bambina. Poi non si è capito niente per un istante. No, porta sempre panico, è normale, uno poi porta l'agitazione.
sempre in un periodo non siamo stati bene alla fine, ma purtroppo a Napoli oggi si incomincia a vivere una realtà diversa di quella che era tanti anni fa. In che senso? Siamo a rischio, la gente impazzisce, fanno gli attentati così per niente. Ma lei li chiama attentati? Penso di sì, perché sparare tra la gente è un attentato alla fine. Da noi le stese, cioè i colpi di pistola sparati in aria da questi ragazzini sui motorini, sono all'interno delle organizzazioni criminali. I boss, i clan, tengono questi ragazzini e lanciano un doppio segnale, un segnale diciamo di terrorismo a bassa risoluzione. La sparatoria generica è dire qui comandiamo noi o qui vogliamo comandare noi. Quindi è un avviso agli altri clan, ma è anche un avviso allo Stato. Qui comandiamo noi. Secondigliano, buonasera. Secondigliano, allungati un attimo tu, allora sta Giovanni Bosco, mi contatti un attimo, dai. Mi nascondo, ti sto chiamando, non sono nemmeno tu. Allora, alla Cristina Bambitelliana. Allora ragazzi, stasera andiamo a fare un servizio che ormai è solito perché già conoscete più o meno l'attività che dobbiamo andare a fare, e cioè la facciamo da un po' di tempo. È quella del censimento e del monitoraggio che facciamo alle baby gang nei diversi quartieri della città. Andiamo tutti quanti in gruppo, quindi non ci dobbiamo dividere, va bene? A posto. Forza, devi dire una cosa. Vabbè vai, se non ce la facciamo tutti. In che stato di spirito siete prima di andare in servizio? Ma sicuramente soprattutto occhi aperti sempre. Hai occhi aperti sempre? Occhi aperti sempre. Scendiamo per Piazza Immacolata, poi riscendiamo un'altra volta giù. No, scendiamocene verso giù, dai. Vediamo se acchiappiamo qualcuno. Vedo qualcosa addosso, ragazzi. No? Dove state andando? E guarda. Stiamo andando a giocare a pallone. Che adesso voglio qua. No, andrò là, dai. Andrò là. Andrò là. Andrò là, dai, sinceramente. Così, sto da letto. Andrò là. Prendiamoci i nomi però di tutti quanti. Tieni i documenti tu. Chi è questo motorino? Mi apri la sella. Questo è un luogo dove di solito stanzia un gruppo a noi già conosciuto che si è reso insomma, responsabile in passato di fatti delittuosi. Quelle sono le iniziali del capoclan. Ah, proprio marcano sui muri dove sono? Sì, sì. È una metodologia attraverso la quale marcano il territorio. Questi ragazzini, diciamo, crescono in questo contesto criminale e quindi se vogliono intraprendere
quel tipo di, insomma, di vita, ovviamente devono adeguarsi a quelle che sono le regole del gioco. Scusa, addirittura il telecamera, che facciamo i moti. Ehi. Dove abiti, via? Cazzo pure vuoi venire poi? Numero 6. Com'è? E poi il telecamera. No, fare in fatto. Ne parla pure. Questa attività di controllo per verificare se il gruppo, diciamo, è aumentato, se si è inserito qualche soggetto ulteriore, proprio nell'ottica di quel monitoraggio che noi facciamo per verificare appunto tutte le frequentazioni dei soggetti che attenzioniamo. È molto importante in relazione al fatto che ogni qualvolta viene poi commesso un fatto delittuoso, noi riusciamo a individuare alcuni soggetti, riusciamo poi a individuare tutto il gruppo che compone e che si rende colpevole, insomma, di questi fatti. Potete andare, ragazzi. Potete andare. Ragazzi, buona serata. È mutato, diciamo, è mutato questo quadro. Alcuni di loro sono schizzati, vogliono emergere, diciamo. Non interessa. Vedi gli adolescenti che si fanno i selfie con una pistola, i selfie casomai con un tatuaggio che è dedicato a un malavitoso morto. Questa cosa, diciamo, ti fa sentire identitario per un quartiere, per un'associazione, anche un'associazione camorristica. Ma infatti gli investigatori lavorano molto sulle cosiddette fonti aperte. Basta andare su Facebook. Ti faccio un esempio. Si scopre che il ragazzo del clan di Rione Traiano è amico su Facebook con il ragazzo di Forcella e quindi gli investigatori possono capire che ci sono delle alleanze. Paradossalmente è anche più facile rileggere la composizione e le dinamiche che ci sono tra i gruppi malavitosi. La struttura è cambiata, oggi comunque anche la tecnologia, quindi può sembrare strano, ma i social hanno fatto sì che non ci siano più gli schemi di prima, ma che ci sia invece un'evoluzione, tra virgolette, per cui tante cose, a volte anche minacce, arrivano in codice sui social da parte di minori. Sicuramente c'è sempre un ricambio generazionale, per cui non si interrompe mai, diciamo, questa catena. Che state facendo? Non muovi, Michele. Sei casa. Non faccio quando sono potuto partire a Macopo, tu? Te ne vuoi Eduardo? Addosso l'abbiamo controllato. Doc, possiamo andare? Andiamo, Doc. Voglio vedere come si stanno giù a secondo gli anni. 3 giorni è durato. 3 giorni, 1 e 3. Le nuove leve della camorra, questo abbassamento dell'età della camorra è dovuto fondamentalmente alla grande attività che è stata fatta in precedenza, che ha azzerato, diciamo, gli adulti delle famiglie camorristiche. È problematico in relazione al fatto che mentre prima vi erano ovviamente molti più codici, diciamo tra virgolette, d'onore tra le persone adulte, i ragazzi di 15-16 anni vivono con un'incoscienza e con una mancanza di percezione effettiva di quello che fanno, e quindi effettivamente sono molto più pericolosi rispetto ai loro, diciamo, predecessori.
perché ne escono sempre altri. Cioè ne escono, io vedo che fino per esempio a 5 anni fa si cominciavano a mettere quelli di 15, 16, 17, adesso stiamo cominciando a mettersi quelli di 11, 12. Questo è già stato confortato questi giovani. Sai quando ne abbiamo picchiati noi? Sai quando ne abbiamo preso un mazzo di baseball? A un ragazzo, questo te lo posso, l'ho messo io con la gamba qua sotto, con la 350, 16 anni, gli ho dato una botta, gliel'ho dato nel polpaccio. Ho saputo sparare. Solo nel polpaccio l'ho sparato. Perché chi aveva fatto questo gioco? Cosa ha fatto? A 12 anni è entrato in una pizzeria, una pistola, ha fatto una rapina, gestita da noi, nel nostro quartiere. Un ragazzo che ci conosce, sa chi siamo. Per 2 anni non hanno fatto più una rapina come stiamo noi. Perché, come hai detto, baby boss. Però come lo vedo nel futuro? L'istruzione. Non ci sarà mai un vincitore, secondo me. Non ci sarà una persona che vince, una persona che dice sì, ce l'ho fatta, perché sarà sempre quello che viene dietro di te che ti ammazza.